Ciao a tutti! Continuando i video dei capi che stanno bene nelle varie forme del corpo, oggi vi parlo della forma a cerchio. Come sempre vi dico, la forma del corpo non dipende dal peso, ma proprio dalla struttura della persona e in questo video io vi do soltanto dei consigli che mi sento appunto di suggerirvi, ma in realtà ognuno si deve sentire libero, ecco, di fare quel che vuole, perché i vestiti ci devono far sentire nella nostra zona di comfort, quindi non importa se secondo le regole, secondo quel che si dice, ci sta bene o ci sta male, l'importante è che ci piaccia e che ci fa sentire bene con noi stessi. Nel fisico a cerchio, o anche detto a mela, non esiste una differenza di volume fra quello delle spalle e quello dei fianchi. Più che altro il volume, diciamo così, si trova nel girovita, o meglio, la forma a cerchio non ha il classico girovita più stretto, ma ce l'ha leggermente più alto e quindi per andare a valorizzare, scusate, la figura bisogna chiaramente mettere in mostra, diciamo così, la parte più stretta del nostro corpo, che è quella che solitamente è un po' più alta della vita rispetto alle altre figure, e appunto cercare di valorizzare senza mettere proprio in evidenza il fatto che diciamo che quasi tutti i cerchi hanno un po' di pancia. Ora, dire pancia è un po' sbagliato perché non tutti i cerchi hanno la pancia, ma il problema è che appunto non hanno quella svasatura che possono avere altre figure. La classica è la clessidra, quindi non essendoci proprio la vita marcata in quel punto ed essendo anche una vita un po' più alta, ecco che dobbiamo bilanciare con un pochino più di attenzione i volumi per non far sembrare la figura più pesante di quello che è. Per prima cosa, come al solito, andiamo ad analizzare i colori. Dunque, come altre figure, i colori stanno bene se più scuri nella parte alta e tinta unita, magari con una texture leggera, e più chiari nella parte bassa, magari anche con delle fantasie, e a quel punto si può utilizzare anche una texture più pesante. Però attenzione, dipende un attimino, perché visto che è la zona che va dal sottoseno ai fianchi, quella da otticamente rimpicciolire, solitamente appunto è il pezzo sopra che copre quest'area. Ma nel caso in cui fosse il pezzo sotto per qualsiasi motivo, è bene che proprio questa zona sia più scura. Ho visto, poi vabbè, semmai ne parleremo bene, dei vestiti che sono formati da quelle tute, ma non tute da ginnastica, tute perché è un unico pezzo, pantaloni e pezzo sopra, che stanno molto bene a questa forma, ma devono avere delle accortezze perché essendo un pezzo unico, solitamente hanno pantaloni molto ampi a palazzo per non sembrare tutte grosse, tutto un pezzo, come dico io, una colonna. Ecco che in questa zona devono avere un qualcosa che otticamente stringe, magari di più scuro, perché se no è chiaro che si fa l'effetto appunto colonna o comunque tutte uguali, che non va mai bene per nessuna figura. Andando ad analizzare il taglio dei capi, partiamo con il pezzo sotto, i pantaloni. Dunque, i pantaloni, visto che le gambe non hanno nessun tipo di problema, perché il problema di questa figura è soltanto il girovita poco marcato, ecco che è bene avere dei pantaloni che enfatizzino comunque le belle gambe, le gambe magre, le gambe lunghe, adesso dipende, poi ognuna di noi è diversa, ma che non vadano a fasciare, a stringere proprio sulla vita.
Infatti solitamente si dice che è preferibile avere la vita alta con questa tipologia di forma. Io non sono proprio così d'accordo. Secondo me, chiaramente una vita bassa magari non dona, ma una vita media può andare bene. L'importante è che non stringa in questa zona né con tessuti elasticizzati, ma soprattutto che non faccia l'effetto, diciamo così, di stringere la vita, magari una volta che uno ci si siede, ok? Perché se no iniziano a sbucare i rotolini, che in realtà lo fanno proprio perché è troppo stretta quella zona. Quindi devono essere, secondo me, dei pantaloni che accompagnano bene la figura, stando attenti che siano proprio della misura giusta per la vita. Perché dico questo? Perché avendo le gambe più strettine è abbastanza facile che per stare bene per tutte le altre parti, per stare bene sulle gambe come altezza e tutto, magari la vita stringa un po'. Ecco, è meglio di no. O ve la fate modificare allargandola in qualche maniera se si può, oppure scegliete un'altra tipologia magari di pantalone. I pantaloni che stanno meglio sono quelli dritti, non particolarmente ampi, anzi piuttosto a tubo, ecco, e stanno bene anche dei pantaloni più corti. Per questo vi dicevo, non fate però, non stringete in vita, perché se no vi si vede, anche se avete sopra magari una maglia morbida che copre la vostra vita, ecco che però si vede che proprio fa così e ci sono i rotolini, magari le maniglie dell'amore così chiamate. Insomma, cercate di stare attenti alla vita. Io ho trovato anche in giro dei pantaloni che tra l'altro mi erano anche molto comodi, che hanno una fascia in vita che è più elasticizzata, ma il resto del pantalone magari ha una struttura normale. Ecco che così magari si riesce a prendere la misura corretta per la vita e giusta anche per la gamba. Chiaramente a quel punto, siccome è brutto vedere queste fasce, perché stringono nel punto che non è il più piccino del nostro, quindi lo metterebbero in risalto, secondo me è meglio poi avere una maglia più lunga che copre. Stessa cosa per quanto riguarda un po' le gonne, ecco, non devono stringere, però lì è più semplice perché se prendiamo una taglia in più per la vita non abbiamo il problema che poi magari ci stanno larghi nelle gambe. Le gonne che stanno meglio a questa tipologia sono quelle fatte ad A, svasate. Io vi consiglio, poi lì dipende da quello che uno si sente, dall'età, da dove deve andare, insomma, di non averle troppo lunghe, perché è sempre meglio averle, diciamo così, dal ginocchio in su, in maniera che si vede che comunque non si è un unico pezzo, ma le proporzioni comunque nel resto del corpo ci sono. Passando agli abiti, quelli che stanno bene sono quelli tagliati anche loro ad A, quindi magari hanno il taglio qui sotto per quanto riguarda il corpino e poi scendono con la gonna ad A. Un po' come si utilizzavano negli anni 60. Possono avere anche uno spacchetto magari e sotto avere un altro tessuto, lì dipende poi se sono abiti un po' più elegantini o meno. Comunque, visto che la vita ce l'hanno alta, quindi è questa la parte più piccina per loro, è bene metterla in evidenza, anche perché così appunto andiamo a uniformare la figura, quindi le spalle, una vita e dei fianchi. Anche quelli a stile impero stanno bene, però attenzione che non devono avere, cioè non devono essere arricciati, tanto arricciati. Un conto è avere delle pants e un conto è proprio l'arricciatura in questo punto, proprio sotto il seno, perché sennò farebbe un po' l'effetto premaman e quindi devono essere scivolati con qualche pants, ma non troppo, perché appunto se no vi ingoffano ancora di più nel punto in cui noi non vogliamo, no? O vi fanno sembrare quello che non è. Se poi è anche magari una ragazza giovane,
ecco che potrebbe proprio sembrare un abito premaman. Un altro abito che sta bene, come vi dicevo all'inizio, è la tuta, i pantaloni e il vestito a tuta, il vestito con i pantaloni. Bisogna stare attenti appunto che però questa parte abbia un qualcosa che dà l'idea di stringere, che può essere un colore più scuro oppure, cosa che sta bene anche nei vestiti e nelle maglie, che abbia l'incrocio. Se si incrocia in questo punto e poi scendono morbidi, ecco che stanno bene. Non devono essere aderenti, chiaramente anche questi, sulla pancia. Ma quello è un problema un po' di tutti, non solo di questa forma del corpo, perché in realtà la pancia, la pancetta, piuttosto che, insomma, bisogna vedere anche quanti anni si ha, ma a una certa età viene, ragazzi. Quindi quelle poche fortunate che non ce l'hanno, beate loro, ma anche chi non è di questa forma, io non lo sono, ecco che devono stare attenti a non mettere in risalto un punto che in realtà sfavorisce l'armonia della figura. Per questa figura io mi soffermerei, non l'ho fatto per le altre perché in realtà si sa che i tacchi slanciano se poi sono dello stesso colore o della gamba, quindi se abbiamo su delle calze nere, magari scarpe nere, se abbiamo su invece, che ne so, delle calze blu, scarpe blu, piuttosto che se non abbiamo su un collant, allora color nude. I tacchi slanciano sempre le figure, non devono avere zeppone, cioè cose molto grosse, se no si fa l'effetto un po' Frankenstein, anzi appesantiscono la figura. Però ecco, su questa forma del corpo le scarpe hanno un'importanza, perché se attiriamo l'attenzione su delle scarpe, magari anche gioiello, particolari, chiaramente non per tutti i giorni, ecco, però non è che guardo solo i piedi, ma si sposta l'attenzione sulla parte più bassa, che sono proprio quello delle gambe e delle scarpe. E siccome questa figura tende a sentirsi un po' tozza, perché non avendo segnata bene la vita si sentono tozze, in realtà poi non lo sono, però le proprie paturnie, ecco, ognuno di noi le ha, solitamente le donne cerchio si sentono così, ecco che danno quel tocco in più per slanciare la figura. Ora passiamo a quello che più ci interessa, la parte sopra. Come abbiamo detto, preferibilmente più scura rispetto alla parte sotto. Ciò non vuol dire per forza nero. Io posso avere dei pantaloni azzurro chiaro e avere sopra un azzurro più scuro, che sempre chiaro è, ecco. La texture deve essere leggera e io non metterei in evidenza proprio tutta la parte sopra, nel senso che il mio consiglio è quello di evitare paillette, tessuti troppo grossi, troppo pesanti, quindi filati molto grossi, con texture particolari, punti strutturati, perché appesantiscono un po' di più, ecco. Quindi eviterei anche le righe, soprattutto nella parte sopra, perché per l'amor di Dio, se c'è una riga qui, ok, cioè, però tendono a vedersi più larghe nella parte sopra che nella parte sotto, quindi anche una riga magari posta qui allarga ancora di più, quindi è meglio le righe verticali. Ecco, e cercare di non enfatizzare troppo la parte sopra. Quindi anche per dire le cinture, io non metterei così in evidenza.
in quei vestiti abbiamo detto tagliati qui, ecco, delle cinture sottili vanno benissimo, ma i cinturoni è meglio di no, a meno che non sia propriamente il vestito che ha una bella fascia a cinturone qui, ma è tagliato per avere una cintura alta. Per quanto riguarda le maniche, ecco che questa figura non ha particolari problemi, quindi forse quelle a palloncino non donano, ecco, quelle troppo voluminose qui non donano, ma fondamentalmente può mettersi tutte le maniche, corte, lunghe. Io, ecco, consiglierei no il palloncino, no quelle che danno molto volume con rouge, piuttosto che svolazzi in questa parte, però ecco che problemi, diciamo, non ce ne sono, quindi sì a qualsiasi tipo di manica. Per quanto riguarda lo scollo, quello che dona di più, come in tutte le figure, è lo scollo a V. Magari delle V molto pronunciate, magari anche con una bella collana che dia appunto una collana un po' più lunga, non un choker che taglia, che quindi aumenti questa V. Se invece vogliamo coprirci un po' di più, non consiglierei tanto magari il girocollo, ma una V più piccina. Quello che sconsiglio sono tutti quei tagli a barchetta o monospa, così, no. Meglio di no, diciamo, no del tutto no. Se uno se lo vuol mettere e piace e se si sente tranquillo, mettiamoci quel che vogliamo. Quindi solitamente non a barchetta, non monospalla, addio, forse così, boh, ancora, ma non proprio il monospalla e la barchetta che taglia, quindi neanche quelle fasce, no, tagliate proprio così. Evitiamo tutto ciò che può allargare sopra come un po' il triangolo invertito. E appunto se vogliamo, esistono quelle V più piccine che comunque danno questo effetto che slancia, e sopra queste V piccine ci possiamo mettere anche una collana di quelle molto lunghe che aiuta ancora di più. Quindi si può giocare proprio per dare, intanto sto guardando, ah sì, perché c'è un altro scollo che è sempre a V, per dare appunto un po' più di slancio. L'altro scollo è quello proprio incrociato, quelli degli scaldacuore, quelli che sono proprio qui incrociati, anche se l'incrocio deve essere nella prima parte sotto il seno. Sono sempre delle V, ma stanno bene. Se poi non piace uno scollo a V, lo scollo tondo secondo me non deve essere largo, cioè non deve essere uno scollo così che sembra quasi un quadrato, ma anzi deve essere sì magari rotondo, ma piuttosto profondo, proprio per dare verticalità alla figura. Come sprone, qualsiasi tipo di sprone va bene, forse non è tanto indicato quello, lo sprone rotondo, ma non tanto per la costruzione, forse per i disegni che solitamente hanno, ma se anziché avere il disegno si ha un punto traforato, ecco che va bene anche lo sprone rotondo, quindi lì raglan, contiguo, sagiro, rotondo, giapponese, va bene tutto. Invece per quanto riguarda l'altezza dei capi, io starei sempre sulle anche, sui fianchi. Il crop top non va bene perché mette in evidenza il punto più ampio che abbiamo, e quindi io starei sempre sui fianchi, che siano un pochino svasati perché magari abbiamo dei fianchi un po' più grandi, oppure a tubo, chiaramente non aderenti, non devono andare a stringere chiaramente il punto che non vogliamo evidenziare. Ci stanno anche molto bene, anzi forse la cosa che sta più bene a questa si può dire più bene? Meglio, che sta meglio a questa figura sono i cardigan lasciati aperti, però devono essere scuri, quindi un bel cardigan che sia ai fianchi o anche più lungo a mezza gamba, ma lasciato aperto volutamente, quindi non devono essere
quelli con i bottoni che noi sbottoniamo, cioè proprio quelli tipo a spolverino che vanno giù già aperti, e più scuro dello stesso colore, scusate, non dello stesso colore della maglia. Quindi se ho i pantaloni, facciamo l'esempio prima, se ho i pantaloni azzurro chiaro, la maglia sotto un azzurro più scuro, il cardigan, per dire blu, va benissimo, perché deve, creando due fasce qui sul davanti, deve appunto verticalizzare e slanciare la figura. Io uso sempre questa parola, slanciare, l'avrò detto 1000 volte, ma in realtà è quello che dobbiamo fare per questa figura. E stanno bene sia con le maniche che senza maniche, appunto mi raccomando, non con bottoni, non aperti, creati già apposta che magari manca un pezzettino, oppure creati che si avvicinano ma non si sovrappongono. E attenzione, perché il doppio petto quindi sta malissimo, sia che riguarda giacche che sia riguarda cardigan. Forse a questa figura stanno meglio proprio i cardigan rispetto ai maglioni, però è chiaro, d'inverno non è che possiamo metterci sempre il cardigan aperto, per cui ecco che possiamo anche chiuderlo perché fa più freddo, per l'amor di Dio, con una spilla, con un qualcosa, magari anche qui sotto, ma non con la sfila di bottoni, perché secondo me starebbe male. Verifico se vi ho detto tutto. E invece no, mi sono dimenticata di dirvi che dei miei tutorial quelli che vi stanno meglio sono la maglia Rovigo, il coprispalle Plumbago, lo scaldacuore Venezia, il poncio Cannella, la maglia Veronica e la stola Alocasia. Quindi sì, penso di sì, penso di avervi detto tutto, non mi sembra di aver dimenticato nulla. E se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!